Ed eccoci qua con una novità. Allora, intanto una Nintendo Switch OLED questa volta, ok? Non le classiche Nintendo Switch. E in più, quella che sta registrando è la mia nuova telecamera, ok? E spero possa fare dei video migliori con questa, di qualità migliore, anche perché ho la facoltà di fare non le foto, non mi interessa la foto, di fare lo zoom, ragazzi, lo zoom che vi permette di farvi vedere meglio che cosa sto andando a fare. Quindi potete poi, senza l'uso del microscopio, che magari tante volte, capito, non serve per guardare interamente una scheda, capito, posso andare a fare lo zoom, il che mi piace moltissimo. Ok? Allora, che cosa facciamo con questa Nintendo Switch OLED? Se non sbaglio dovrebbe essere la prima del canale. Forse ne ho fatta un'altra in passato, però vabbè, non l'ho registrata perché magari era un problema troppo banale per dire ok, ci faccio un video. Ma oggi ho detto ne approfitto un po', così vediamo anche come funziona la nuova videocamera. Ok? Allora, questa Nintendo Switch OLED non si carica, non si accende, non fa nulla. E che cosa facciamo allora? Io ho già provato con il misuratore, eccolo qua, spero che adesso riusciate a vedere anche le scritte del misuratore, ok? E con il caricatore originale, eccolo qui, caricatore originale Nintendo, si vede il marchio Nintendo, sì. Allora, ho provato a mettere su, chiaramente adesso ci serve la batteria, che la batteria adesso è completamente scarica secondo me. Andiamo a verificare subito. Allora, voltaggio positivo e negativo, abbiamo 3,03, quindi la batteria è comunque completamente scarica. Non si accenderà mai così, perché è troppo scarica. Ha bisogno di 3,7 volt almeno. Allora, andando a inserire il caricatore originale, non mostra nessun segno di vita, né da un verso né dall'altro, ok? La porta di per sé sembra in buono stato, l'ho controllata prima, però non c'è nessun segno di vita, ma quindi mi fa presumere che il chip M92 sia difettoso. Ma se andiamo a fare con il classico cavetto dai 5 volt, ok, del mio alimentatore, ok, vediamo che la console fa entrare corrente, ma solo 240 mAh circa. Perché tecnicamente questo non è per nulla sufficiente a caricare la batteria e a fare tutte le cose. Però voglio vedere se carica la batteria. Sì, sembra di sì. Molto lentamente, ma chiaramente non è l'ideale. Allora, adesso andiamo a finire di scollegare tutta la scheda, ok? E facciamo una cosa. Per provare, almeno se si accende, dovrebbe tecnicamente accendersi, a meno che non abbia un cortocircuito da qualche parte. Andiamo a prendere una nostra batteria. Ecco qua, la nostra, eccolo che mi ammazzo. Allora, la nostra batteria di scorta, che è sufficientemente carica per accendere, avrà tipo il 10% di batteria, ma è sufficiente per poter accendere la console, perché tanto le batterie della Nintendo Switch normale vanno anche sulla Nintendo Switch OLED, quindi si può fare questa prova qua. Adesso ho collegato la batteria, la andiamo ad accendere e vediamo che cosa succede. Sì, si accende, vedete? Quindi la console è a posto, ma al massimo mi darà il codice di errore. No, niente codice. Ok, niente codice di errore. Va bene. Ah, 86%. Madonna, allora l'ho caricata sta batteria. Ok. E tra l'altro questa è una Nintendo Switch di un americano. E sono molto contento. Perché finalmente, visto che attorno a dove vivo io c'è una caserma di americani, ho ben piacere che anche loro vengano a portarmi le cose da riparare. Allora, la console di per sé si accende, abbiamo visto, non mostra nessun errore,
ma lo stesso non carica. Chiaramente questo è dovuto al fatto del chip a questo punto M92 che non funziona, ok? Ed è il chip responsabile appunto per gestire la ricarica. Allora adesso andiamo tranquillissimamente, togliamo pure la batteria, non ci serve più, abbiamo visto che almeno la console si accende ed è un buon segno. Se la console non si accendesse è un altro paio di maniche, perché a quel punto cosa può essere? Il chip M92? Sì, sempre, che magari non è troppo. Ci sono delle posizioni sul chip M92 che mettono in cortocircuito anche altre linee della console e quindi non fa accendere per quel motivo lì. Anche il chip P13 o PI3 USB può essere responsabile di una console che non si accende, ok? Però, allora, intanto andiamo a togliere la schedina. Ecco qua, per i giochi. Andiamo a togliere il dissipatore. Ci sono anche delle viti diverse, a quanto pare. Quelle del dissipatore sono più piccole di quelle del resto della scocca, sebbene siano lo stesso argentate. Queste sono più lunghe, non riuscite a vedere, perché è fuori dal riquadro. Però quelle del dissipatore sono più corte rispetto a queste qua, che sono della scocca, dove ho tolto qua, e anche dove c'è la placca metallica sopra, sono più lunghe, quindi anche qua bisogna fare attenzione a quando si vanno a togliere le viti. Mi piace che non ci siano più le strisce sopra lì del dissipatore, però c'è come si dice? Il biadesivo c'è del biadesivo sotto al dissipatore. Non ho voglia di deformare il dissipatore. Ok, allora andiamo aria calda 100-130 gradi, andiamo a scaldare la zona del dissipatore per fare in modo che questo biadesivo molli un attimo la presa. Sì, ecco qua, perfetto, vedete? Eccolo qua, striscia, biadesivo e il dissipatore sta bene, è bello dritto ancora. Ok, allora adesso andiamo a scollegare tutto. Allora, altri viti, altri cavetti, no. Sembra tutto ok, allora possiamo andare a provare ad alzarla. Sì. C'è qualcosa che impedisce? Sì. La porta di ricarica impedisce un po'. Ecco qua. Molto bene. Allora, adesso dobbiamo andare a cercare il chip M92 che è qua dietro. Eccolo qua. Vicino alla porta c'è il chip M92. Molto bene. Allora, facciamo luce sul caso. Che battuta pessima. Allora, no, andiamo in ravvicinato. Eccolo qua, M92, e con questo zoom si vede anche meglio senza il microscopio, ok? Cioè non si vede meglio rispetto al microscopio, però posso fare queste visioni qua senza utilizzare il microscopio, così riuscite anche a voi a capire. Allora, facciamo un controllino, andiamo in modalità diodo, senza il bip, ok? E andiamo a prenderci, allora, la massa. Ok, dove la prendiamo la massa? La massa la prendiamo direttamente qua sulla porta, e andiamo a prendere qua, quindi puntale rosso a massa e puntale nero che andiamo a misurare. Lo mettiamo nello stesso orientamento in cui le vediamo sulle classiche Nintendo Switch. Che dite? Con i 3 condensatori qua in alto, questo qua di sbiego, e poi ci sono gli altri. Ok, allora facciamo qualche misurazione. Allora, questo misura 32, 0.47, 0.32, 0. Eccolo qua. Ah, ti ho trovato. Il chip M92 è bruciato. Anche questo 0,02 e dovrebbe essere 0,4. Il chip M92 è bruciato. Allora, questa è la massa. Di qua cosa abbiamo?
aspettate che mi metto un po' meglio, qua abbiamo 0,34, perfetto. Il chip per la dock dovrebbe essere perfettamente funzionante, quindi andiamo solo a cambiare l'M92 e facciamo contento questo cliente qua. Allora, rotolino, eccolo qua, chip nuovo. Allora, lo togliamo per il momento, lo mettiamo da parte, dopo lo prepariamo, e questo qua intanto lo andiamo a togliere. Devo aggiustarmi anche il fatto che purtroppo sono un po' più lontano rispetto alla norma, perché se io vi faccio vedere, allora, ecco qua, io di solito lavoro qui, sono ben più lontano, quindi devo aggiustare anche un attimo l'angolazione, devo portare la telecamera in qua in modo che possa riprendere più qua, perché questa è la zona che lavoro meglio. Ok, ma adesso, per così, spero che non dia troppo fastidio alla videocamera. Allora, 450 gradi, andiamo a togliere il chip. Molto bene, il chip se n'è andato. Adesso non ho capito perché, ecco, così riuscite a vedere la zona. Allora, adesso il chip è tolto, andiamo a preparare questa zona qua, ma andiamo a farlo sotto il microscopio, cosa dite? Lo stesso. Allora, prendiamo il microscopio. Che è quella roba lì? Quello è il microscopio? Oh, allora aspetta. Microscopio, andiamo ad allargare. Oi. Ecco, ci siamo? Perfetto. Ho rimodificato tutto OBS per adattarlo alla nuova videocamera, adesso è un po' scombussolato. Allora, eccolo qua. Però che chiarezza d'immagine. Ok. Allora andiamo a preparare il nostro posto per il nuovo M92. Quindi stagno, cambiamo lo stagno, ancora flussante, abbondanza di flussante. Gli cambiamo la miscela al posto che normalissimo e semplice stagno senza piombo, gli mettiamo lo stagno al piombo. Perfetto. Allora lì adesso ce n'è una valanga al centro, che io non voglio che ce ne sia così troppo, quindi lo andrò a tirare via un pochino. Un po' meglio? Un po' meglio. E adesso andiamo a prendere il nostro nuovo chip, nuovo di zecca, scintillante. Andiamo a preparare anche il chip, ok? Flussante. Ok, il chip è preparato. Siamo pronti per il trasferimento. Diamo una pulita qua, voilà. Ecco fatto. Molto bene. Allora, adesso torniamo qui e prendiamo il nostro chip. Di solito il chip, eccolo lì, vedete c'è l'angolino tagliato? Questo qua, eccolo qua. Questo è il nostro pin numero 1. E il nostro pin numero 1 di solito va così verso l'alto qui, ok? Come vede questa freccia qua, ok? Freccia, questa l'hanno tenuta coperta, ma vabbè, questa è la freccia indicativa per il chip, ok? Ma poi chiaramente bisognerà andare a controllare. Adesso il flussante si scioglie, mostrerà il, eccolo lì,
quindi sì, siamo nell'orientamento corretto. Mettiamo il chip in posizione. Come vedete lui si è già messo in posizione. Aspettiamo che si solidifichi un attimo. E adesso noi non dobbiamo fare altro che premere. Ok? E adesso vedrete che da sotto viene fuori lo stagno in eccesso. Molto bene. Premiamo un po' più in qua adesso. Facciamo uscire l'ultimo stagno in eccesso. Teniamo premuto finché non si solidifica. Perfetto. E adesso, saldatore, tiriamo via questo eccesso. Quest'altro qui. Fantastico. Gli diamo una pulita e dovrebbe essere tutto a posto. Alcol, spazzolino, andiamo a pulire. Nel frattempo mi si era pure scaricata la batteria della videocamera e ho dovuto fare tirare i fili per come si dice, per il caricatore. Allora adesso andiamo a vedere al microscopio che cosa è successo. Ok, allora microscopio. E mi ha abbandonato pure la luce adesso? No, si era staccato anche lì l'alimentatore. Allora andiamo a vedere il nostro lavoro, il nostro operato. Allora, però dobbiamo avvicinarci, vero? Sì. Qui è allineato. Qui è allineato. Interessa per il momento l'allineamento, è allineato, ma come si vede le saldature non sono delle migliori, cioè nel senso gli manca dello stagno. E anche qui è allineato, ma ho paura che questo magari va per metà, quindi adesso gli andiamo a ripassare le saldature e prendiamo la nostra punta più piccola sul saldatore, gliela andiamo a cambiare. Al posto di gli mettiamo questa qui che è molto più sottile, possiamo andare in mezzo qui, fare il lavoro migliore. Ok, riaccendiamo il saldatore. Flussante, adesso ci serve una valanga di flussante. Stagno e procediamo. Questo lato dovrebbe essere fatto. Dovrebbe essere a posto anche questo. Anche questo qua. Molto bene. Ora dovrebbe essere tutto a posto. Ripuliamo di nuovo dal flussante, così riusciamo a vedere bene.
Ok, ricontrolliamo, avviciniamoci. Migliori, ma magari c'è ancora, come si nota, magari c'è ancora dello spazio lì in mezzo. È uno spazio che non mi piace. Io sono solito a vedere le cose che vanno da sopra verso sotto, come vedete qua, non con lo spazio in mezzo. Così sono pienamente sicuro che sia a posto, no? Qui avviciniamoci ancora un pochino. Ecco, questo intendo. Vedete che non c'è nessuno spazio in mezzo? Questo sono sicuro che sia collegato. Di qua? Anche di qua sono sicuro che sia pienamente collegato. Qui? Pienamente collegato. Quindi dobbiamo fare solo questo lato qua. Vedete che ci sono degli spazi? Non mi piacciono questi spazi. Allora andiamo a ripetere questo lato qui. Pulsante, metto a fuoco. Ok. Altro stagno. E ripassiamo. Qui è un punto critico perché c'è questo piccolissimo condensatore lì che se non sto attento se ne viene via e dopo lo perdo e mi tocca recuperarlo da un'altra scheda. Ok, vediamo se abbiamo fatto bene. Puliamo. Ok, avviciniamoci. Ecco qua, adesso va bene. Adesso non ci sono più gli spazi. Questo è saldato bene adesso. Molto bene. Allora adesso che abbiamo terminato possiamo di nuovo tornare al banco, spostare il microscopio e rimettere tutto insieme. Molto bene. E ora batteria. Ora, questa batteria è completamente scarica, quindi abbiamo bisogno del nostro caricatore e adesso vediamo. Non si accende. Non si accende. La console però di per sé si accende e funziona. Che cos'è che non va? Sono andati i filtri? C'è qualcosa che non quadra? Mi sembra strano, la porta è buona. Allora, diciamo che è una fortuna che ho il caricatore originale che mi hanno portato per la Switch OLED. A quanto pare sembra un attimino diverso, ma non cambia il fatto che, allora, se io giro da questo lato qui, non so se si riesce a vedere, no, fate fatica a vedere, continua a fare flash, ok? Mentre se lo giro dall'altro lato, ok? Il caricatore si accende ma mostra solo 5 volt. Di conseguenza il chip, nonostante fosse nuovo, è difettoso. Quindi, niente, ripetiamo. Chiaramente per questioni video non lo faccio adesso, l'avete già visto prima, quindi adesso taglio e ci vediamo quando ho finito. Allora, giusto per farvi vedere, il chip alla fine è questo qua, l'orientamento è giusto, ok? Però vedete che magari c'ha qualche... il font che viene utilizzato non è perfetto, eccetera. Forse magari questo è uno di quelli fake, purtroppo non è sullo stesso lotto di quelli che mettono funzionanti, magari li mischiano, no? Vabbè, roba produttori cinesi, no? Quindi non si sa mai. Tutte le misurazioni sembrano corrette, ma il chip di per sé non funziona e se non funziona non ci si può fare niente. Lo togliamo, lo cambiamo di nuovo e vediamo cosa succede. Ragazzi, adesso ho scoperto una cosa che veramente mi ha lasciato a bocca aperta. Allora, guardate qua.
Allora, in sostanza adesso, questa è un'altra scheda, gli ho tolto la porta USB, ok? USB-C, perché non capivo, io, allora, gli ho tolto l'M92 che alla fine era difettoso, ne ho messo su un altro, era difettoso pure quello, ho messo il terzo sembrava tutto a posto, nessun problema, solo che continuava a non caricare. Da un lato non caricava, dall'altro continuava a fare flash, 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 no? Ok? E allora ho detto, porca miseria, magari mi sembra parecchio impossibile che fosse la porta, no? Mi sembrava. E l'ho pulita, strapulita, ripulita, c'era un po' di porcheria dentro, ma vabbè, un po' di polvere, eccetera, no? Nulla che mi facesse pensare strano. Finché a un certo punto, ok, ho fatto un po' di misurazioni a destra e a sinistra, gli ho tolto il filtro che c'è qui, gli ho tolto il filtro che c'è qui, sono andato da quest'altro lato, gli ho tolto anche il fusibile che c'è qui, infatti eccolo qui. Però niente, c'è, anche con il fusibile tolto, il caricatore originale continuava a fare flash, 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 flash. Ok? E ho scoperto una cosa veramente sensazionale, che purtroppo, vabbè, non ci si può fare molto. Adesso vedrò se riesco a farlo, a sistemare, anche perché sennò mi tocca far aspettare il cliente con l'arrivo di una porta nuova, siamo sotto le feste, figuriamoci. Questo è un video preregistrato, lo sto facendo il giorno 26 dicembre. Sì, ok, ok, è collegato, come vedete, però questo ha una luce talmente flebile che è difficile farvelo vedere. Eccolo, lo vedete? Vedete che sta flashando? Guardate questo angolo qua. Vedete che sta flashando? Finalmente sono riuscito a catturare il momento. Ecco, è tutto per colpa della porta. E adesso vi mostro anche dove. Dov'è il problema. Ok? La porta, in sostanza, ed è la prima volta che mi capita, ok? Tra i punti, aspettate che vi metto anche il multimetro, così lo vedete anche voi direttamente. Colleghiamo. Ok, lo vediamo là sopra. Ok, vediamo se riesco, multimetro, eccolo qua, lo sblocchiamo, facciamo più grande, perché purtroppo ho rimodificato tutte le impostazioni, ecco. Facciamo più grande così vediamo meglio. Molto bene. Allora, adesso andando a misurare qui, no, non vedete niente, andando a misurare qui, pin su pin, ok? Aspettate un attimo, tra poco, eccolo qua, 5 ohm. I due pin sono in contatto, ok? E i due pin che sono in contatto sono per l'esattezza VCC e B8, ok? Questi due punti qua, eccoli qua. E questo crea un sacco di problemi. Per questo non riuscivo a capire come mai non caricava, eccetera. Adesso ve lo mostro anche sotto al microscopio, così vedete bene. Allora, microscopio, andiamo qui, eccolo qua. Mettiamo a fuoco. Riusciamo a vederlo? È difficile, è parecchio difficile. Allora, facciamo lo zoom. Allora, vediamo se riesco ad avvicinarvelo. Eccolo lì, lo vedete? Questi due piedini qua sono fusi insieme. Cioè si è sciolta, ha preso una scarica e ha unito i due piedini. È pazzesco. È letteralmente pazzesco quello che è successo. E quindi adesso io cosa potrei fare? Potrei andare un attimo con Flussante, vedere se magari questo è stagno, magari viene via, e magari riutilizzare la porta, oppure andare direttamente a usare la micropenna qui con la punta diamantata e rimuovere tutta questa cosa qua in modo che le due tracce siano isolate l'una dall'altra, perché così non va bene.
Ok, caso veramente anomalo, ed è la prima volta che mi capita, ripeto. Di solito sono le porte che sono danneggiate dentro, ok? Dentro qui, o non sotto direttamente che sono fuse. Però, vabbè. Allora, niente, fermo qui, di nuovo, e ci vediamo fra qualche secondo quando avrò finito qua. Ok, ci siamo e mi devo anche sbrigare perché sto finendo la memoria del computer con la scusa che ho rimodificato la telecamera, le impostazioni di OBS, ogni minuto sono 8 GB di memoria consumata, quindi già la prima parte del video sono tipo 240 GB di video, non ho mai avuto un video così pesante, ma allora, cosa volevo dire io? Ci sono riuscito ragazzi ci sono riuscito. Allora, questa è la porta vecchia, l'ho smantellata, ho provato a vedere se riuscivo a pulire, eccetera, per poterla riutilizzare. No, niente, è bruciata all'interno e non ci si può fare niente. I chip che avevo messo alla fine funzionavano tutti, ok? A parte uno che mi segnava comunque cortocircuito, ma in sostanza, ok, adesso questa è una porta, aspettate che mi avvicino, avvicinarmi. Ecco qua. Allora, questa come si vede è una porta di una normalissima Nintendo Switch, non fatelo a casa, ok? Non ci stanno. L'ho fatto io perché posso. Io posso, voi no. Eh, no, non è questo. Non ci sta chiaramente, ok? È di una forma completamente sbagliata. Andatevi a prendere chiaramente quelle consone, ok? Io non ce l'ho, infatti me la devo procurare, la devo ordinare perché non ne ho. Non ho mai avuto Nintendo Switch OLED e quindi non me ne sono mai preoccupato di dover dire ok, vado a prendere le porte. È inutile andare a prendere i cambi che poi non ho la possibilità di utilizzare, mi rimangono là e fanno polvere, ok? Quindi, ok, ho modificato un attimino la porta di una Nintendo Switch normale, ok? E ce l'ho installata, ho controllato tutte le varie piste e sono tutte a postissimo, quindi la porta è saldata perfettamente. E adesso questo è il caricatore originale, ok? 3, 2, 1. Se vuoi andare su, ecco. 15 volt ragazzi, 15 volt, finalmente ci siamo. Ok, anche di qua, proviamo. 15 volt anche di qua, signori. Sì, è perfetta. Allora adesso andiamo a collegarci la batteria, ok? E andiamo a vedere se carica o se non carica. Adesso dovrebbe caricare perfettamente. Eccola lì, eccola lì. 250 mAh normali, adesso si è riavviata ed eccola. Adesso la scheda sta funzionando, cioè la console sta funzionando, quindi adesso andiamo velocissimamente, ok? Adesso non mi ricordo neanche più dov'è, è questa qua? Sì, eccola qua. Ingrandiamola, ok? Molto bene, adesso vado a prendere, ok? Mi servirebbe quella del microscopio. Va bene, ok, faccio velocissimamente, ok? Vado a prendere la mia dock, ok? Esterna, non quella originale, va bene lo stesso, che così gliela infilo qui, molto bene. Adesso prendo il caricatore originale, aspettate un attimo che allargo, no, allargo l'immagine, così riuscite a capire. Adesso vado a collegare l'alimentatore, vado a prendere dal microscopio, perdonatemi, ma ho il cavo che l'ho messo in posizione fissa, ok? Allora, dispositivo di cattura video, andiamo sulle impostazioni, dammi le impostazioni, non voglio il 4. Eccola qua, è andata in dock, signori. Quindi alla fine cos'era? Una porta fusa. La porta fusa è andata a mettere in cortocircuito cose che non dovevano essere e, impediva completamente i cicli di carica e scarica, di ricarica insomma, e di dock eccetera. Molto bene, cosa devo dire io? Niente, adesso stacco tutto, non mi interessa più, la posso anche spegnere, basta solo staccare la batteria, non è poi così grave. Quindi cosa farò adesso? Ordinerò chiaramente una nuova porta, installerò una nuova porta e niente, ma sono molto contento, sono molto contento. Io non capivo come mai non funzionava e alla fine una porta leggermente fusa, ok? A causa di uno shock elettrico dovuto a chissà quale problema. Ok, e se il video vi è piaciuto
lasciate un like, iscrivetevi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova impostazione, videocamera e tutto il resto, perché io sono molto soddisfatto. Chiaramente si può ancora migliorare, ma sono comunque decisamente soddisfatto per il momento. Anche per il discorso dello zoom, ok? Si potete vedere meglio, immagino che abbiate visto meglio, ok? E niente, sono stra contento, sia per il cliente, adesso purtroppo dovrà aspettare il tempo che arrivi la porta, e basta. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate e al prossimo video. Ciao!